Verbale di istruzione sommaria. L'anno 1945, il giorno 13 del mese di giugno in Parma. Avanti di noi, Isidoro Alberici, è comparsa Satin Amneris, di anni 20, residente a Parma, via 22 luglio 7, impiegata. Il 15 agosto 1944 sono stata arrestata dalla Brigata Nera. Sono stata interrogata dopo 3 o 4 ore dal Maestri e dal Patarozzi. Mi chiedevano con chi avessi collegamenti con la montagna e risposi di non saperlo. Mi invitarono a dire la verità minacciandomi di fucilazione e di bruciature ai piedi, ma io rimasi sempre sulle negative. Il Maestri mi fece allora portare in una cella in cantina. Nel contempo avevano arrestato tutti i miei familiari, mio padre, mia madre e mia zia. Alla mezzanotte fui chiamata ancora nell'ufficio del Maestri insieme con mia madre, io da una parte, lei dall'altra. Fu interrogata dal Patarozzi, sempre invitandomi a parlare. Era presente anche il Benedetti Vittorio, il quale nel contempo mi girava intorno col frustino. Il Benedetti cominciò a frustarmi sulla schiena, sulle gambe e sulla faccia. Mentre il Benedetti mi frustava, altri 2 militi mi tenevano con le mani strette ad una sedia. Non posso dire con precisione quanto la cosa è durata perché non capivo più niente. Visto che non parlavo, i carnefici mi fecero allontanare dalla stanza e fecero entrare mia madre, la quale fu sicuramente percossa anche lei perché la sentii gridare. Fui fatta entrare anch'io e vidi mia madre sorretta da 2 o 3 uomini. In presenza mia fu colpita di nuovo con lo scudiscio del Benedetti, il quale mi disse che ero figlia snaturata perché permettevo che mia madre venisse torturata sotto i miei occhi. Dopodiché fummo messe entrambi in un corridoio e ci frustò ancora tutte e 2 per 4 o 5 volte. Dopo 2 giorni mio padre, mia madre e mia zia furono rilasciate. Io fui trattenuta per alcuni altri giorni fino a quando il Maestri mi passò alla polizia di sicurezza tedesca e, date le mie condizioni fisiche, fui portata all'ospedale, dove rimasi per 25 giorni. Fui dopo riportata al carcere di San Francesco, donde fui rilasciata nell'ottobre, il giorno 4, in seguito a scambio di prigionieri. Mia madre, dal dolore nel sapermi ancora dentro e temendo che venissi assoggettata a nuove torture, divenne pazza e si gettò dalla finestra il 20 ottobre. 2 giorni prima che morisse si presentò alla polizia di sicurezza tedesca per avere un colloquio con me, ma le fu rifiutato. Finito il conflitto e spenti gli ultimi focolai di guerra civile, da più voci emerse una richiesta di giustizia. Il desiderio di vedere puniti i responsabili degli atti di violenza e della repressione della Repubblica Sociale Italiana. A 48 giorni dalla liberazione presero avvio le attività della Corte d'Assise straordinaria. Questa corte costituiva un organismo giudiziario speciale con competenza provinciale e aveva il compito di giudicare gli italiani accusati del reato di collaborazionismo militare o politico con il tedesco invasore. Composta da magistrati togati e giudici popolari, estratte a sorte da liste di cittadini compilate dai comitati di liberazione. Il compito di questa corte era condannare secondo le procedure legali,
tenendo a freno le richieste di giustizia sommaria a volte indicate dalle folle davanti ai tribunali. A morte! Gridavano. Le autorità prefettizie aprirono la fase istruttoria. Bisognava portare a giudizio la Brigata Nera. Questo corpo ausiliario, nato con lo scopo di combattere la resistenza, ebbe un ruolo di primo piano nella guerra civile e scatenò la sua violenza contro partigiani e popolazione. Mettere sotto processo il fascismo rappresentava non solo un modo per chiudere con il regime. I procedimenti giudiziari si rivelarono un atto rituale della collettività, una pubblica occasione per elaborare il lutto di tante famiglie che avevano sofferto della violenza fascista. Condividere sul palco di un tribunale le disgrazie e le pene patite, riviverle attraverso le deposizioni, divenne uno strumento efficace per rendere pubblica una memoria privata. Il vissuto individuale diventava collettivo. I parenti delle vittime sono convocati. Il popolo vuole giustizia, ma la giustizia fu lenta e in molti casi la connivenza dei corri entrò in campo fino al punto di assicurare la fuga di alcuni uomini in attesa di processo, come nel caso del... Prese avvio il processo più atteso di tutta la lunga e tormentata storia giudiziaria del post-liberazione a Parma. Alla sbarra i componenti della cosiddetta squadraccia della Brigata Nera, alla quale vennero imputati tanti crimini e nefandezze. Gli accusati erano 13, tutti appartenenti alla banda Maestri. Comandante era Pino Romualdi, in quanto federale del Partito Fascista Repubblicano di Parma e capo delle Brigate Nere locali. Romualdi non era presente al processo e rimase latitante fino agli anni 50. Presente in aula era invece il capo operativo della banda, Egisto Maestri. Pubblico ministero era Primo Savani, commissario politico del Comando Unico della Zona Est, avvocato, dirigente comunista e in seguito primo sindaco della Parma repubblicana. Vennero portati a giudizio gli esecutori della politica del terrore voluta e attuata dal governo nazifascista. Gli accusati erano ritenuti responsabili di brutali persecuzioni, sevizie, torture, tormenti di ogni genere. Alla sbarra non vennero messi solo i capi, ma anche i feroci esecutori. Il 22 giugno, 2 mesi dopo la liberazione, si chiuse la fase istruttoria. Giunto alla Brigata Nera e portato nell'ufficio del Maestri, vidi alcuni militi a torso nudo con pugnale ai fianchi e pistola. Il Maestri mi accusò di essere staffetta dei partigiani e voleva sapere il nome delle persone fra cui tenevo il collegamento. Di tanto in tanto il Maestri faceva interrompere la bastonatura, ripetendomi le domande. Un altro milite mi cacciò il pollice nell'occhio destro facendomi male, tanto che poi in San Francesco il medico mi dovette visitare 2 volte al giorno. Prima di mandarmi alla cella il Benedetti mi puntò la pistola alle tempie mentre il Patarozzi diceva «Conto fino a 10, se non parli si fa fuoco e se parli il Maestri ti metterà in libertà». Poiché non parlai, finito di contare, invece di sparare furono altri mentre un pugni e milite mi calci. teneva le braccia tese, il Benedetti mi frustò a sangue un numero di volte incalcolabile, sicché la schiena mi sanguinava e sulle natiche avevo dei lividi grossissimi. Il Benedetti mi appese per le braccia 2 anelli al muro, sicché le mie gambe non toccavano più terra. I miei polsi erano legati con fili di ferro che mi lasciarono per lungo tempo il segno. In detta posizione fui staffilata dalle cosce in su. Il cavatorta mi legò ai polsi i fili della corrente elettrica. Lo stesso premeva il bottone della macchina, fumandosi tranquillamente la sigaretta, e mentre subivo la corrente venivo picchiato con un nervo. Lo Scagliacca Enea, che era nella mia cella, venne poi fucilato, perché era stato costretto con le botte a quello che loro volevano.
La stanza del Maestri era illuminata a luce rosse e vi si trovano dentro alcuni militi. Maestri mi domandò se avevo una radiotrasmittente sotto al letto e se era vero che io trasmettevo i messaggi al capitano inglese Holland. Risposi di no. Il Maestri aggiunse che mi avrebbe ucciso e squartato e che avrebbe portato le mie budella al direttore Gallo. Patarozzi, che mi percosse con una spada. Si misero a picchiarmi a tutta forza. Dopodiché mi chiusero in cella sempre legato ai piedi, rimanendovi giorni. Durante questi 4 giorni, giornalmente, gli stessi bastonatori continuarono a percuotermi. Fui trattenuta alla Brigata Nera per 5 giorni e non mi si volle mai dare da bere, nonostante l'avessi richiesto più volte, anzi non mi si faceva neanche lavare per paura che io bevessi. Spinta dall'arsura ero venuta nella determinazione di bere la mia urina. Richiesi un recipiente per l'abbisogno e mi fu anche negato. Per l'assenza dei recipienti ero costretta a defecare e urinare per terra. In condizioni pietose, poiché tra l'altro mi avevano punzecchiato con la punta della baionetta sulle cosce e volevano persino tagliarmi i testicoli, tanto è che porto i segni del pugnale che mi veniva conficcato. A farmi questa tortura fu personalmente il Maestri. Quando il mio corpo non poteva più reggere la tortura, fui gettato come uno straccio fuori dal cortile, proprio di peso, e quivi ero guardato da guardie. Nel cortile parecchie persone insanguinate, uomini e donne sparsi che aspettavano di riprendere i sensi per essere di nuovo torturati. Quando svenivo per le torture, il Maestri mi gettava dei secchi di acqua per farmi rinvenire e subito dopo riprendevano. Il processo iniziò il 27 settembre del 1945. La banda Maestri era seduta in aula. L'accusa era di aver collaborato attivamente e ferocemente con il nemico e di aver comandato o eseguito azioni di rappresaglia, fermi, sequestri arbitrari, di aver percosso e seviziato cittadini e patrioti. Il palazzo di giustizia venne preso d'assalto dalla folla con 2 ore d'anticipo. Il processo si presentava come un evento straordinario. La tensione era altissima, si temeva il linciaggio. La corrispondente della Gazzetta di Parma scriveva: Dalla folla si leva subito un brusio che ben presto cresce di tono, rendendo impossibile l'inizio del dibattito, tanto che Savani è di nuovo costretto a ripetere le sue esortazioni alla compostezza. Presidente, giurati e difensori sono in piedi in attesa del ritorno del silenzio. Così rimarranno per un quarto d'ora fino a quando la Corte si ritira di nuovo e gli imputati vengono fatti uscire. Gli imputati negavano le loro colpe o le scaricavano sugli assenti, sui morti o sui tedeschi. Stretto dall'accusa circa l'uso di cavi elettrici come strumento di tortura, Maestri ebbe il coraggio di minimizzare. Una sola volta, ma roba da poco. Un altro imputato affermò: io non ho fatto che del bene. Il presidente della corte subito ribatté: cercate di non dirle troppo grosse. Nel secondo giorno di processo l'ingresso degli imputati in aula venne accompagnato dal grido assassini. La cronista della Gazzetta di Parma giudicava alcuni resoconti dei veri e propri romanzi neri. Nei dibattimenti Maestri venne paragonato a un nuovo Torquemada e chiamato Landru italiano. Melani, uno dei suoi seguaci, era specializzato nei pugni sotto il mento. La misteriosa donna bionda che frequentava la sede delle Brigate Nere la definiva, secondo i testimoni, la cura Melani. La linea della difesa insisteva spesso a presentare gli assistiti come dei pavoni, che in preda al cibo e al vino millantavano azioni in realtà mai compiute. Talvolta le deposizioni assunsero i caratteri di una vera e propria performance. Sul palco del tribunale vennero rievocati i metodi di tortura delle Brigate Nere, in uno scantinato durante le ore segrete. Le Brigate Nere accompagnavano le torture a banchetti con vino e pollo arrosto. La folla del tribunale rabbrividiva d'orrore. Una donna vestita a lutto lanciò una scarpa contro i testimoni. I presenti inveivano e facevano pressione contro il banco degli imputati,
andando contro le guardie giurate. Durante la deposizione di Amneris Satin, la dattilografa dei partigiani, il pubblico scoppiò a piangere. Il processo, dalla fase istruttoria fino alla sua conclusione, durò poco più di 2 mesi. Il 4 ottobre il tribunale si riunì per la seduta conclusiva. Mancava un'ultima testimonianza e le arringhe finali del pubblico ministero e degli avvocati difensori. Al momento di iniziare ci fu un piccolo colpo di scena. Buona parte degli imputati aveva scelto di non essere presenti in aula. Si potrebbe procedere ugualmente, Scriveva la corrispondente della Gazzetta. ma il pubblico vuole vedere il viso dei briganti neri nell'ora in cui la pubblica accusa, che parla in suo nome, richiederà la giusta punizione. La folla impedì la ripresa dei lavori, minacciando di bloccare il processo se gli imputati non fossero venuti in aula. Gli avvocati difensori lasciarono il tribunale per recarsi alle carceri e convincere gli imputati a presentarsi. L'attesa si fece carica di tensione. Alle 10:35 si propagò in un baleno la notizia dell'arrivo degli imputati. Alle 11:15, quando i fascisti vennero introdotti, la folla notò la mancanza dei capi brigatisti. Terminati gli interrogatori, Savanni tenne il suo intervento conclusivo. Rivolgendosi al pubblico definì il fascismo un sogno folle e pazzesco, che ha trascinato il paese nella rovina. Dal palco sentenziò: Perché questo interessamento di tutto il popolo di Parma e della provincia a questo processo? Per l'efferatezza dei crimini e per il numero delle vittime. È accaduto a costoro nell'ambito della nostra provincia quello che accade ad Hitler e a Goebbels nella sfera mondiale. A forza di creare vittime, tutta l'umanità si è alleata contro di loro, così come tutto il popolo di Parma e di tutte le categorie sente contro costoro il massimo degli orrori. Di fronte al sorgere delle brigate Garibaldi venne costituita la Brigata Nera, cloaca di rifiuti della vita, sentina di tutte le nefandezze, espressione di tutte le crudeltà. In essi non era rimasta nessuna ideologia politica, perché al suo posto si era costituita l'associazione a delinquere. Si può obbedire ad ordini che comandino la delinquenza? La linea dell'accusa era chiara. Gli imputati si erano macchiati di delitti che non potevano essere giustificati dal contesto bellico. Le loro azioni trovavano ragione in una sadica volontà di perpetrare sofferenza e violenze. Per i loro atti non erano più degni di essere definiti italiani. La requisitoria del PM, che durò quasi 2 ore, si concluse con la richiesta di condanna alla pena di morte per gli imputati. Gli interventi dei difensori, assegnati d'ufficio, rimasero vani tentativi. Gli imputati vennero riconosciuti colpevoli di aver causato lutti infiniti in ogni famiglia di Parma e provincia. Arresti in massa, perquisizioni e requisizioni arbitrarie, torture e sevizie ideate ed attuate con metodi e criteri scientifici, assassini perpetrati nelle segrete della caserma, fucilazione per rappresaglia eseguite su innocenti inermi, come vietato abbandono dei cadaveri sulle pubbliche piazze, allo scopo di terrorizzare la cittadinanza e convincerla della pretesa superiorità e invincibilità della causa e della potenza fascista e tedesca. La Corte straordinaria condannò 12 dei 13 imputati presenti, 8 condannati a morte mediante fucilazione, 4 a scontare pene definitive e un'unica assoluzione per insufficienza di prove.